Chissà perché il legno è spesso associato a un qualcosa di negativo nello sport. Il cucchiaio riservato all'ultima squadra del Sei Nazioni è di legno, il quarto classificato alle Olimpiadi ha la medaglia di legno. Tra l'altro l'origine delle due metafore, perché né il cucchiaio né la medaglia di legno sono oggetti fisici che vengono consegnati, pare sia la stessa. All'Università di Cambridge si usava premiare con dei cucchiai ornamentali i migliori studenti di matematica. Lo studente con il miglior punteggio prendeva un cucchiaio d'oro, il secondo un cucchiaio d'argento, il terzo uno di piombo. Al quarto, cioè il primo escluso dai riconoscimenti più importanti, veniva dato un cucchiaio di legno come consolazione. Tutti gli altri studenti promossi non ricevevano niente. Invece quest'anno le 20 medaglie di legno dell'Italia ai Giochi di Parigi saranno ricevute al Quirinale insieme a tutti gli altri atleti che invece sul podio sono saliti davvero. Io sono Luca Pelosi e questi sono gli Olympic Days. Sono passati 3 giorni dalla fine dei Giochi Olimpici di Parigi e già ci mancano terribilmente. Durante questi Giochi di Parigi abbiamo visto e incontrato vari quarti posti italiani e sono tutti diversi tra loro. Abbiamo visto ad esempio la 4% arrivare quarta e Marcel Jacobs dire era meglio arrivare ultimi e dato che la delusione è forte non ha torto, anzi aveva torto. Abbiamo visto Nadia Battocletti arrivare quarta al termine di una splendida gara sui 5000, ritrovarsi terza per la squalifica di Faith Kipyegon, andare in zona mista e dichiarare che continuava a pensare a se stessa come quarta perché ci sarebbero stati dei ricorsi e infatti dopo 2 ore tornò quarta. Un po' come accadde a Salvatore Antibo nei 10.000 nel 92, quando arrivò quarto, si ritrovò terzo per la squalifica di Khalid Ska e nella notte, dopo il ricorso del Marocco, tornò quarto. La cosa più assurda in realtà accadde al povero Arturo Di Mezza che al termine della 50 km di marcia di Atlanta 96 guardò il tabellone e scoprì di essere terzo. Esultò e si guardò in giro chiedendo «Ma chi hanno squalificato?» Infatti lui era arrivato quarto. E tale era sempre stato, perché quello che aveva visto era semplicemente un errore del tabellone elettronico che fu corretto pochi secondi dopo. Lane 5, representing Italy, Simona Quadarella. Per questione di secondi, circa 3, Simona Quadarella è arrivata quarta nei 1500 a Parigi. Nella stessa piscina dove in fondo è nata la questione, dopo le dichiarazioni di Benedetta Pilato che perde il bronzo per 1 centesimo nei 100 rana e dice che è il giorno più bello della sua vita, ed Elisa Di Francisca che sbotta e dice «Ma ci è o ci fa?». Simona Quadarella invece non si nasconde, non è affatto il giorno più bello della sua vita, anzi. Il podio era alla mia portata, assolutamente sì, però non è arrivato. Simona Quadarella ha ragione, i 1500 erano la sua gara, puntava al podio, non l'ha raggiunto, non si è migliorata. Ho lottato per un terzo posto che non è arrivato. Pochi giorni dopo, negli 800, arriva ancora quarta, non nella sua gara preferita, in cui fa il record italiano. E va bene così, sono contentissima, ho fatto il mio miglior tempo, record italiano che non abbassavo da 5 anni. C'è dell'amaro in bocca per i 2 quarti posti, più che altro per il 1500, non tanto per gli 800. E ha ragione anche qui, semplicemente perché c'è quarto posto e quarto posto, c'è prestazione e prestazione. E torniamo alla marcia. Massimo Stano arriva quarto nella 20 km. Era il campione olimpico in carica. Può essere contento? No, e infatti non lo è. Un infortunio però gli ha compromesso la preparazione. A inizio maggio era ancora con le stampelle. Poteva fare di più? Forse no. Mi lascia con un po' di amaro in bocca anche perché era 1 o 2 secondi. Però dall'altra parte sono estremamente felice perché già essere qui per me era una vittoria. Con 55 giorni di preparazione non mi potevo aspettare qualcosa del genere, anche se sono sincero ero partito per il podio. Io ci credevo perché se la mente ci crede magari le gambe seguono quello che la mente vuole e quindi porto a casa un po' di rammarico ma anche tanta felicità. E poi c'è il ciclismo su pista. Attenzione, la pista è di legno, come la medaglia che prende l'Italia nell'inseguimento femminile.
I più delusi però sono gli uomini che puntavano all'oro anche se alla fine prendono il bronzo. E le ragazze? L'arrivo il piantino ci stava, un po' di liberazione, un po' per tutta l'ansia che c'era in questi giorni, però ci abbiamo messo tutto, come abbiamo detto prima, davvero ci abbiamo messo il cuore. Era il nostro quartetto dei sogni, il quartetto con cui volevamo correre fin dall'inizio e siamo partiti troppo forti, però ci abbiamo provato. Questa è Chiara Consonni, sorella di Simone, bronzo col quartetto maschile. A un certo punto le viene detto, insomma, la famiglia Consonni torna a casa con una medaglia. E lei risponde così. Sì, diciamo che c'è ancora la Madison di Simone, noi siamo in 3 per la Madison, quindi vedremo cosa deciderà Marco, però già essere qui per me è una vittoria e condividere con loro questa emozione ancora di più. E poi che succede? Succede che lei viene schierata nella Madison, dove si corre in 2 ma dandosi il cambio per 200 giri. Ogni 10 giri si sprinta e si assegnano dei punti, e se prendi un giro al gruppo hai dei punti di bonus. Lei e Vittoria Guazzini ci riescono e poi gestiscono il vantaggio. E Chiara, che sperava nella medaglia del fratello, vince l'oro. Forse non abbiamo ancora realizzato del tutto, però già essere qui è stato per me, penso l'obiettivo di stagione lo era, e essere qui con una medaglia d'oro al collo non ci credo davvero. Purtroppo non è arrivata nel quartetto, però penso che condividerlo con Vittoria, diciamo anche un po' all'ultimo, perché l'abbiamo saputo davvero all'ultimo che correvamo insieme. È stato un po' strano, ci conosciamo ormai da 10 anni, abbiamo condiviso tutto, siamo andati in vacanza insieme quando eravamo piccole e adesso possiamo dire di aver condiviso anche un oro olimpico. Attenzione, c'è un po' del fratello, che poi farà la Madison con Elia Viviani in quell'oro. Sentite il CT, Marco Villa. A inizio allenamento o a fine di ogni allenamento iniziavamo, finivamo facendo dei cambi all'americana anche misti. I ragazzi che cambiavano e facevano vedere come perfezionare i cambi alle ragazze. Chiara mi ha detto che mi vuole bene, non ce lo diciamo spesso, e quindi questa è stata la cosa più bella, emozionante, importante. Ecco cosa può nascere da un quarto posto, ecco il senso che ha un quarto posto, non un premio di consolazione, ma un punto di partenza. Chiara Pellacani è arrivata quarta nella sua prima finale olimpica individuale nel trampolino. Ha commesso un errore al primo tuffo, poi è stata praticamente perfetta. Essendo la mia prima finale, comunque devo ben capire come comportarmi e ascoltare le mie sensazioni, e infatti poi dopo quello sono riuscita a entrare in gara come ieri, ritrovare le mie solite sensazioni e alla fine sono contenta di 4 tuffi che ho fatto. Chiara Pellacani era arrivata quarta anche nel sincro, insieme a Elena Bertocchi. Forse metterà su un nuovo tuffo, probabilmente non si emozionerà più al primo. E chissà, magari la medaglia sarà del colore giusto tra 4 anni. 2 quarti posti, dipende da come la vedi. Io ho detto che se me l'avessero detto all'inizio dell'anno ai mondiali di Doha non ci avrei mai creduto, e quindi sono contenta del lavoro che c'è stato dietro queste Olimpiadi e sono contenta che il lavoro si è visto, e quindi questi 2 quarti posti mi lasciano tanta speranza per il futuro. Quello è il vero senso del numero 4. E quindi sono molto contento della gara di oggi, di aver scoperto un Massimo Stano che con 55 giorni arriva un soffio dal podio, quindi questo vuol dire che 4 anni ancora ce li ho, posso arrivare a Los Angeles. Ho imparato anche ad accettare le sconfitte negli ultimi anni, non si smette mai di imparare. Speravo di aver smesso, invece non è così e forse dovrei gestire le gare in modo diverso. Io mi sento che ancora posso dare, ho tantissimi margini di miglioramento, secondo me.
Ah, poi c'è un'altra questione. Se premiare i quarti posti vuol dire consolare per le medaglie sfiorate, le medaglie sfiorate in realtà sono di più. Negli sport di lotta, cioè pugilato, judo, lotta libera, lotta greco-romana e taekwondo, vengono assegnate 4 medaglie perché c'è il percorso dei ripescaggi e ci sono quindi 2 finali per il bronzo. E quindi chi sta ai piedi del podio è quinto e non quarto. E quindi le medaglie sfiorate per l'Italia sono 25, non 20. Qualcuno di loro è stato sfortunato, qualcuno imparerà. Odette Giuffrida, Antonio Esposito, Vito Dell'Aquila, Manuel Lombardo e Asia Tavano, anche se non vi ritengono degni neanche del legno, anche se non sarete al Quirinale, un abbraccio almeno da qui. Olympic Days è un podcast scritto, letto e montato da Luca Pelosi, cioè da me. E vi chiedo solo una cosa, se vi piace, ascoltatelo e condividetelo. Ah, in libreria c'è anche il grande libro dei quiz sulle Olimpiadi, scritto sempre da Luca Pelosi, cioè sempre da me.